Ciao a tutti, amici della bilancia. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami. Bilancia, tendenze energetiche generali per la seconda metà di gennaio 2024. Ok. Abbiamo la carta della temperanza, amici della bilancia. Temperanza parla di equilibrio, è un po' in sintonia con il vostro segno. È una carta che parla di pazienza, di guarigione, di rimettere in allineamento cuore e mente. Scusate. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se proprio non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi e la vedete anche scritta qui, e trovate anche il link alle previsioni dell'oroscopo del 2024. Bene, vi ricordo che comunque queste sono letture generali, possono vibrare come lavoro, come amicizia, come famiglia, come relazioni di coppia. Io vi do un po' la linea guida generale, cercate poi voi di adattare la lettura alla vostra realtà. Amici della bilancia, partiamo benissimo perché partiamo con gli amanti, ecco. Devo stare zitta, non devo dirlo. 5 di pentacoli. 3 di coppe, 6 di bastoni, 8 di bastoni, 6 di coppe, e mondo. Allora vi dirò, l'unica nota un po' stonata è questo 5 di denari, che adesso poi andiamo a vedere con i mini tarocchi, però tutto sommato devo dire che è un buon periodo. Partiamo dalla carta degli amanti, quindi si parte, diciamo, o da una relazione con gli altri o con voi stessi in equilibrio, oppure proprio una relazione che è iniziata, ragazzi. Vi dico, questo 5 di pentacoli stona un po' perché potrebbe essere una delusione che arriva, o qualche... mi parlano di perdita di controllo. Andiamo a vedere con i mini tarocchi. Partiamo dagli amanti. 3 di coppe nuovamente e regina di denari. Allora, devo dire che potrebbe essere una persona, quella coinvolta in questa relazione, diciamo, con gli amanti, se non siete voi con voi stessi, con l'amor proprio, diciamo. Può essere una persona divorziata, mi viene da dire. O per qualcuno una persona impegnata, perché comunque il 3 di coppe molte volte fa riferimento alle relazioni a 3. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Mm. 7 di bastoni e asso di coppe. Allora, io sento che qui potrebbe nascere un amore, ragazzi. Però ho come la sensazione che non sarete voi a condurre il gioco. Andiamo a vedere il 3 di coppe. 6 di pentacoli. E carro. C'è voglia di progetti, c'è voglia di costruire insieme, c'è voglia di fare cose. Se siete single, vi dico che può essere qualcosa che volete fare magari o da soli o con gli amici. C'è come voglia di espansione. Andiamo a vedere 6 di bastoni, perché qui è come se ci fosse un riconoscimento che non arriva, un compromesso.
Che strano però, si parte dagli amanti, quindi o è un amore molto forte ma non ufficiale, probabilmente perché questa persona deve ancora lasciarsi alle spalle un certo tipo di discorso. Regina di spade. Ci potrebbe anche essere una situazione, diciamo, lavorativa che impedisce che le cose siano fluide. Vi dico, se fosse una questione magari tra amici, anche se, ragazzi, scusate, però avete, almeno fino ad adesso, poi vediamo quelle che vengono fuori dopo, però avete amanti, 6 di coppe, 2 di coppe. Sono già 3 carte che potenzialmente possono parlare di anime gemelle. Quindi per pochi sento che è una relazione, diciamo, lavorativa, anche se in effetti sì, ci potrebbe stare. Però comunque, ragazzi, qui con questa regina di spade è come se ci fosse una sorta di impedimento, di programma, di questione che con la quale non ci si riesce ad accordare. È come se mancasse un riconoscimento, un compromesso, un... come vi dico? Mi verrebbe da dire anche un taglio con questa regina di spade. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. 8 di pentacoli, eh sì, potrebbe anche centrare il lavoro. E 4 di bastoni, ragazzi, qui se state aspettando qualche tipo di comunicazione a livello lavorativo potrebbe arrivare la firma di un contratto, potrebbe arrivare un lavoro, una comunicazione, una novità, c'è qualche cosa che vi porta ad un nuovo equilibrio, ma infatti qui finiamo benissimo con un 6 di coppe il mondo, che è una carta comunque di compimento, di raggiungimenti di risultati. Qui troviamo la stabilità. Vi ricordo che il 4 di bastoni è anche una carta di matrimonio, di contratti proprio, e anche questa è una carta di contratti. È come se ci fossero tipo, non sono ancora contratti scritti, però sono accordi riconosciuti. Andiamo a vedere 6 di coppe. E qui è come ritrovare l'equilibrio. Uh, uh. Diavolo. 6 di bastoni. Mm. Guardate ragazzi, per qualcuno di voi potrebbe anche risuonare una questione personale, cioè in questo senso è come se ci fosse nella vostra vita in generale o in un settore della vostra vita che potrebbe essere quello romantico piuttosto che familiare, piuttosto che lavorativo, una sorta di bisogno di riscossa. È come se ci fossero sempre queste pacche sulle spalle, ma nessuno che vi stringesse la mano e vi dicesse complimenti. È un po' come questa sensazione. Sapete, la pacca sulla spalla è un po' come per dire, ma sì, hai dato il tuo. Invece quando qualcuno vi stringe la mano e vi dice bravo, è diverso. Perché con questo diavolo c'è una sorta di tossicità per quello che riguarda questo 6 di bastoni, la relazione, il compromesso, il fatto, il riconoscimento. È come se, e vi dico che 6 di coppe è una carta anche di sogno, quindi non vorrei che qui qualcuno vi stesse proiettando questo 6 di bastoni che in realtà non arriva perché qui c'è da fare un taglio col passato. Vi dico, vedendo queste carte ho come la sensazione che arrivi questo taglio, che si arrivi in qualche modo ehm, a quella stabilità di cui ci parla il 4 di bastoni. Andiamo a vedere il mondo. Un'altra volta il mondo. Qui c'è un compimento, ragazzi, una conclusione di un progetto. Sono due carte che parlano anche di distanza, ci potrebbe anche essere un trasferimento, anche qui lo vediamo, e per molte persone è un po' quello che vi farebbe ritrovare l'equilibrio. Può essere il trasferimento dal posto di lavoro, e quindi qui vediamo una sorta di sblocco.
da questa situazione a 3 o questa situazione ambigua, perché non è detto che quando io parlo di situazione a 3 non intendo che siano 3 persone che vanno a letto, non necessariamente. La relazione a livello energetico, anche quando 2 persone sono, diciamo, a distanza, ma si pensano, è una relazione, perché energeticamente sono ancora collegati, okay? Adesso questo era solo per spiegare un po' meglio il 3 di coppe, come lo sento io. 10 di coppe. Sì, ragazzi, è un compimento, è un completamento. Io sento che una volta tolte le illusioni di questo diavolo, o può anche fare riferimento a delle tentazioni, però siccome c'è il 6 di coppe, ehm, può indicare un'iperromanticizzazione o di un sentimento o di una situazione o di questo bisogno di riconoscimento che voi avete, perché comunque la lettura finisce super, super bene. Avete il vostro viaggio, se si tratta di un viaggio, quello che volete organizzare, avete lo spostamento, dei nuovi contratti, c'è come una guarigione, c'è il ritrovamento di un equilibrio, ma parte per molti, sento, da quello che è o questa relazione, perché vi dà come un input, o un lavoro che avete probabilmente fatto in passato su voi stessi, sull'amor proprio. Vi dico, c'è ancora da fare qualcosina, ma siete già a buon punto. Ok ragazzi, andiamo a vedere Osho, che cosa vi vuol dire ancora. Schizofrenia ed essere ordinari. Allora, questo è un 2 di spade e qui parla proprio di un bivio, un dubbio tra la zona A e la zona B, tra il rosso e il verde, così ampio quando è portato all'eccesso. Questo vado di qua o vado di là, vado di qua o vado di là, può portare alla schizofrenia. Quindi è, come dire, un forte taglio tra quello che vuole il cuore e quello che vuole la mente. Però è un po' come il riappropriatevi della vostra quotidianità e giorno per giorno, perché queste cose qua arrivano quando si pensa troppo al futuro, si vive con ansia di non fare la scelta giusta, di non riuscire a cavarsela da soli o di rimanere soli o cose di questo genere. E invece qui è un po' una carta molto zen in questo senso, perché vi invita proprio a godervi ogni singolo momento, come se fosse una meditazione. Essere ordinari vuole anche dire apprezzare il fatto di essere semplici, di non essere famosi, mi viene da dire, di non essere riconosciuti, di non essere al centro dell'attenzione. Cioè, ci sono un sacco di persone che non sappiamo esistano e che sono un anello fondamentale di una catena importante. Le persone che fanno volontariato sono un anello molto importante della nostra catena mondiale umana, ma non è che li conosciamo tutti uno per uno e non sono persone che magari hanno bisogno di far sapere agli altri che fanno volontariato, lo fanno perché gli va di farlo, punto. Mm? È un po' ritrovate il magico nella vita di tutti i giorni. Andiamo a vedere ancora uno di questi oracoli che sono, diciamo, sono oracoli per sviluppare l'amor proprio, sono come dei mantra che vi potete ripetere durante la giornata. Uh, divina, guida divina sarebbe. E come immagine mi ricorda un po' quella dell'eremita, no? Con il bastone e qui ha un occhio sul bastone, come se fosse il terzo occhio, un altro occhio distante da lei, come se riuscisse a vedere le cose in terza persona. Ed è un po' quello, ehm, che vi consiglia anche di fare la carta, no, un po' di è un po' come se vi dicesse, perché parla di guida divina, quindi è un po' come se dicesse che qualcun altro dall'esterno vi guida,
vi aiuta, vi sostiene, perché sul bastone uno si sorregge. Dall'altro lato io lo sento un po' come perché noi stessi, quello che ho detto, scusate, vado da un discorso all'altro, perché è un po' quello che sento prima, che, cioè essere noi che osserviamo le cose da un'altra angolazione. Perché? Vi dico questo, perché siamo noi stessi che dobbiamo essere sia gli osservati che gli osservatori. Quello è il miglior modo di diventare maestri di noi stessi. E la frase dice: sono divinamente guidata o guidato. E la carta è una carta numero, io leggevo 2, invece è un 11 mi sembra. Aspettate, prendo un'altra carta per vedere come fa. È un 11 ragazzi, vediamo perché il 2 lo fa normale. Quindi ha un qualche riferimento anche alla giustizia. Qui avevate 6 di pentacoli che è l'arcano minore della giustizia. Bene amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile, fatemi sapere con un like, con un commento, se avete piacere potete iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!